Estratto dal blog Tcoma redatto da pmanchilfattaccio.org. I 10 peggiori alimenti da evitare. Ho selezionato i peggiori tra quelli di uso più comune, in modo che tutti possano fare delle considerazioni sulla loro dieta. Naturalmente ne esistono molti altri, forse anche peggiori, ma confido che tu già li conosca. Dado. Il dado, così tanto acclamato e utilizzato, riesce a dare sapore a ciò che non ha sapore, riesce a migliorare notevolmente il gusto delle pietanze. Peccato, però, che contenga glutammato monosodico, un additivo che può causare anche il cancro. Attenzione anche ai dadi che riportano scritto sulla confezione senza glutammato. Chewing gum e caramelle varie. Si tratta di qualcosa che viene consumato ogni giorno, più volte al giorno. Se è la dose che fa il veleno, in questo caso è davvero facile superare la dose. I chewing gum e le caramelle contengono, nella quasi totalità dei casi, dolcificanti nocivi come l'aspartame e la cesulfame K, veri killer per il tuo organismo. Alcune menti ne sono addirittura prodotte utilizzando solo ed esclusivamente additivi chimici. Leggi l'etichetta prima di consumare questi prodotti e prendi in considerazione l'idea di eliminarli dalla tua dieta oggi stesso. Wurstel e mortadella. Si tratta di alimenti realizzati con carne macinata finissima, impossibile da riconoscere. Un'ottima occasione per utilizzare la carne di più infimo livello, carne che nessuno comprerebbe se la potesse vedere per quella che è. Se proprio vuoi consumare dei salumi, acquista del prosciutto crudo, controllando per bene che negli ingredienti non siano presenti nitriti e nitrati causano il cancro. Sottilette e formaggini. Vale lo stesso discorso fatto per i wurstel. Le sottilette e i formaggini sono composti da miscele di formaggi non fermentati a sufficienza, o invendibili, o avariati, che vengono fusi tutti assieme e resi morbidi spesso grazie all'utilizzo dei pericolosi polifosfati. Questo tipo di alimenti è qualcosa di marcio dall'inizio alla fine, dalle materie prime agli additivi utilizzati per renderle mangiabili. La presenza nella lista degli ingredienti di citrato di sodio e 331 indica l'utilizzo di prodotti ottenuti da scarti di lavorazione, i quali vengono composti chimicamente proprio grazie a questo additivo, di certo non un buon alimento per il tuo bambino. Caffè. Il caffè acidifica il sangue, sovverte la digestione, causa emicranie. Il caffè inoltre dà assuefazione, è come una droga. Caffè un piacere o una droga? Pane bianco. Sì, il pane bianco rientra in questa lista. Il pane è un alimento che viene consumato quotidianamente ed è quindi importante che sia di qualità. Il pane bianco è realizzato con farina bianca. La farina bianca è stata privata della crusca e del germe di grano, la parte più importante e nutriente del grano. La farina bianca forma una colla che si attacca alle pareti dell'intestino, limitando così l'assorbimento delle sostanze nutritive. L'alternativa è quindi il pane integrale, stando attenti però ai pericoli del pane integrale. Coca-Cola. Questa bevanda è costituita principalmente da zucchero, acidifica il sangue, impedisce l'assorbimento di calcio e magnesio con conseguente possibilità di causare osteoporosi. Coca-Cola, 1000 usi, l'importante è non berla. Pasta, ragù e carni in genere. In apparenza un piatto ricco e salutare ha svariati problemi. Il primo è costituito dalla pasta, che solitamente viene consumata bianca, quindi priva del germe di grano, la parte più nutriente del grano e potenzialmente in grado di creare colla all'interno dell'intestino, che a lungo andare impedisce sempre più l'assorbimento delle sostanze nel tratto digestivo. Il secondo problema è costituito dal ragù di carne. La carne che acquistiamo oggi al supermercato è ricca di tossine, farmaci, antibiotici. Questo a causa degli allevamenti intensivi dai quali proviene questa carne. Gli animali vengono allevati in condizioni pietose, esposti a numerose malattie. I capi di bestiame vengono trattati praticamente ininterrottamente con farmaci antibiotici, i mangimi sono pessimi, derivati da scarti e diverse schifezze. Carne bianca è davvero migliore di quella rossa? Infine il terzo problema è l'abbinamento proteine-carboidrati praticamente in egual misura. Questo porta l'organismo in confusione, lo stomaco non riesce a digerire bene né l'uno né l'altro, con conseguente digestione lenta e scarsa assimilazione dei nutrienti.
Patatine al formaggio, alla pizza eccetera. Questo tipo di patatine spesso non sono meno composte da patate o ne contengono solo una piccola percentuale, tutto il resto è schifo. Il sapore di formaggio o di pizza viene dato grazie all'utilizzo di aromi appositi sulla cui sicurezza nessuno metterebbe la mano sul fuoco, in quanto non esistono studi approfonditi che ne consacrino l'assoluta sicurezza, soprattutto per quanto riguarda le interazioni tra i diversi aromi e i diversi additivi chimici utilizzati. Zucchero bianco. Questo non dovrebbe comparire in questa lista in quanto non è nemmeno un alimento. Nel 1957 il dottor William Coda-Martin lo classificò come veleno in quanto non apporta nessuna sostanza utile all'organismo e addirittura brucia parte delle sostanze presenti da un consumo abituale. Infatti non ne deriva un rafforzamento, bensì un indebolimento dell'organismo e delle sue difese nei confronti delle malattie. L'industria alimentare sforna ogni giorno nuovi alimenti, ci prende per la gola e ci invoglia ad acquistare promettendoci di farci risparmiare tempo. La maggioranza degli alimenti che trovi al supermercato contiene un inganno, a chi vende non importa la tua salute.